Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Oggi, per la seconda volta in questo nuovo anno, voglio parlarvi di un caso molto particolare di NDE, che tanto quanto il caso precedente, l'uomo morto 2 volte, avrà dei risvolti che ampliano la nostra visione oltre l'NDE classica, oltre le classiche fasi dell'NDE, quindi oltre quello che potrebbe essere la fase di uscita dal corpo, il passaggio attraverso il tunnel, gli esseri di luce, i parenti, gli amici, chiunque venga ad accoglierci e quindi il rientro nel corpo. Quindi, come per l'altro caso, prendete tutto quello che va oltre l'NDE sempre con beneficio di inventario, quindi con chi con discernimento, chi con autocritica cerca di capire cosa potrebbe succedere nella vita dopo la morte, soprattutto perché questo caso, come il caso precedente, ci porterà alla luce nuove verità che sono tuttora da verificare e da confermare. Il caso di cui parliamo oggi, infatti, è il caso particolare di Tsuruhiko Kyuchi. Spero di averlo pronunciato correttamente perché è un nome giapponese anche piuttosto complesso. E anche lui sa che il suo nome è complesso, difatti si fa chiamare Kyuchi e basta, in genere dagli amici, dai conoscenti e anche dagli intervistatori che poi negli anni l'hanno intervistato. Cominciamo dall'inizio. Chi è Tsuruhiko Kyuchi? È un ragazzo di 22 anni che lavora in una base militare giapponese. Lavora in una base militare giapponese di autodifesa aerea e quindi fa il suo lavoro alla torre di controllo. Esattamente lavora alla base Hyahuri di Omitama Ibaragi in Giappone. Vi faccio presente che di questo caso se ne è parlato tantissimo in Giappone, anche a livello internazionale, più per le scoperte scientifiche che ha fatto poi Kyuchi che non fa per l'NDE in sé. Però lui ha fatto molte conferenze, è stato poi chiamato anche all'estero e quindi è giusto parlare di questo caso che sta venendo riscoperto in questo momento proprio non più per le sue scoperte scientifiche, infatti lui poi è diventato un cacciatore di comete, ma tanto proprio per il caso di NDE, anzi i 2 casi principali di NDE che ha avuto. Lo dico questo perché si trovano veramente poche informazioni, la maggior parte in giapponese, qualcuna tradotta in inglese e potrete trovare qualche video tradotto malamente su YouTube. Non ci sono altre fonti. Io quindi ho direttamente contattato alcune associazioni che hanno seguito Kyuchi in questi anni di divulgazione del suo messaggio dell'NDE e quindi ho ottenuto il materiale traducendolo poi in inglese e quindi cercando di ricostruire il più giustamente possibile la sua storia. Quindi anche qua ci possono essere delle piccole inesattezze e siate clementi, più di così non si poteva fare, vista la scarsità delle fonti in lingua almeno inglese o una lingua più vicina alla nostra per poter essere compreso interamente quello che accadde in quei giorni a Chiuci. Quindi torniamo alla storia. Nel 1977, all'età di 22 anni, Chiucci non si capisce se stava finendo il turno o stava ancora lavorando, inizialmente si sente molto fiacco, inizia a vedere nero e si sente svenire. Cerca di chiedere aiuto ma non gli esce la voce e quindi cade. Si accascia al suolo, però alcuni suoi colleghi di fine turno
lo vedono accasciarsi e quindi intervengono prontamente chiamando l'ospedale e facendolo trasportare in ospedale. A questo punto i medici vedono che la situazione di Kyuchi è veramente disperata. Praticamente, per quella che è anche la tecnologia medica di allora, è quasi impossibile, se non impossibile, salvarlo. Ciò nonostante tentano di rianimarlo più volte, fino a che a un certo punto lo considerano morto, perché anche i dati elettroencefalografici danno il piatto, quindi non danno nessun segnale cerebrale oltre che cardiaco. Quindi lo considerano morto e avvisano i parenti. Iniziano a stilare il primo rapporto di morte, diagnosticando un'ostruzione duodenale mesenterica superiore, quindi questa è stata la causa della morte. Praticamente non c'era niente da fare, neanche provando con operazione d'urgenza, anche perché il paziente era già arrivato in arresto cardiaco a causa dell'emorragia dovuta a questa ostruzione mesenterica duodenale. Quindi Kyuchi viene considerato morto e viene preparato per essere trasportato in obitorio. Vi dico subito che Kyuchi restò morto per oltre 30 minuti, poi improvvisamente si rianimò da solo. Quando l'infermiere di turno vide degli spasmi, vide che il corpo iniziava a autorespirare, lo riportò dai medici che subito gli fornirono l'assistenza pronta per riportarlo alle condizioni ottimali e quantomeno stabilizzarlo per poi poterlo operare a questa ostruzione. Nel frattempo, cosa è successo a Kyuchi in questi oltre 30 minuti di morte fisica, in cui sia cervello che cuore erano elettricamente spenti? Lo capiamo adesso. Allora, attraverso il racconto che fa Kyuchi dopo essere stato ovviamente rianimato, dopo essersi ripreso. La prima cosa che lui racconta è di essersi sentito fuori dal corpo, con un corpo diverso, comunque un corpo che dava comunque una sembianza, una sensazione fisica. Quindi Kyuchi ci racconta che improvvisamente si sentì come immerso nel fango, dentro una specie di tunnel di caverna buia, e improvvisamente, guardandosi intorno, in lontananza vide una luce e quindi iniziò a dirigersi verso questa luce in lontananza. Si sentiva come camminare, questo ovviamente è il rapporto che lui porta tra la vita fisica reale che noi conosciamo e quella sensazione, come se camminava attraverso una risaia, quindi con i piedi nel fango di una risaia. Quindi camminò, non molto a dir la verità, e si trovò in una specie di campo con l'erba fresca, fiori colorati. I colori erano molto forti ma non accecanti, tanto che disse che sentiva l'erba fresca sotto i piedi scalzi. Questo prato era diviso da un fiume che scorreva vicino ai suoi piedi e lui sentiva che doveva attraversare questo fiume per andare dall'altra parte. Quindi cercò un punto dove poter attraversare il fiume e camminò per un po' sui bordi del fiume, sulla riva del fiume, cercando un posto dove poterlo attraversare. Alla fine trovò un'imbarcazione, un po' come l'imbarcazione di Caronte. Salì su questa imbarcazione, su questa piccola barchetta di legno che però non aveva nessun remo, nessuna pagaia, quindi iniziò a spingersi con le mani. Però la corrente, il movimento del fiume lo portava a zigzag a destra e a sinistra, quindi fece uno sforzo veramente eccessivo per riuscire a attraversare questo fiume. Alla fine, dopo parecchi minuti e parecchio sforzo, riuscì ad attraversare il fiume, tanto che si lasciò cadere fuori dall'imbarcazione perché era stanco di aver fatto questo sforzo.
Nel mentre che si riprendeva un attimo dallo sforzo che lui sentiva di aver fatto, vide 5 persone avvicinarsi. Non le riconosceva, non riusciva a capire il loro viso, non riusciva a identificare i loro lineamenti. La prima persona che gli rivolse una parola era una signora di mezza età, vestita a lutto, che lui non riconobbe. Scoprì solo successivamente, una volta rianimato e tornato in famiglia, che era una zia morta prima della sua nascita, quando vide una fotografia mostrata a lui dai genitori. Questa donna gli si avvicinò e gli chiese: «Cosa ti porta qua, Kyuchi? Cosa ci fai in questo luogo?» Kyuchi rimase sbalordito, in quanto neanche lui sapeva come era arrivato lì, perché era lì e cosa ci stava facendo. E quindi non trovava le parole per dire, rimase un po' così bloccato dallo stupore. Quindi la donna si fece seguire qualche metro più in là, dove c'era un falò. Intorno a questo falò c'erano altre 2 donne, un giovane e un anziano, quindi c'erano altre 4 persone. Kyuchi fu sorpreso nel vedere il giovane, perché era suo cugino che era morto qualche anno prima, in giovane età appunto. Quindi iniziò a parlare con questo suo cugino, il quale era morto appunto un po' di anni prima, investito da un bulldozer all'età di 20 anni. E si trovò, parlò degli zii, dei parenti, degli amici, un po' come se si fossero rivisti dopo qualche anno che non si vedevano. A un certo punto la vecchia zia, quella che adesso sappiamo che è la zia morta prima della nascita di Kyuchi, gli dice di seguirlo, e insieme si incamminarono. La zia lo portò in cima a un'alta collina da cui si vedevano dei fiori, e in particolare dei tulipani splendenti di tutti i colori. Kyuchi si rivolse anche verso il cielo, e il cielo era di una luce dorata, luminosa, calda, piena di amore. Cioè veramente era un ambiente particolarmente bello, speciale, caldo, un ambiente dove rimanere. A un certo punto una sfera di luce sfrecciò da questo cielo luminoso e gli si avvicinò. All'interno della sfera Kyuchi vide un volto, ancora una volta un volto che non riusciva a riconoscere, che non sapeva a chi apparteneva. A Kyuchi questo volto appariva quello di alcune immagini che aveva visto, immagini cristiane, e poteva essere il volto di una dea o della regina delle grazie, così come aveva immaginato che si chiamasse questa immagine che lui aveva visto quando era in vita. Quindi la zia riprese a camminare e Kyuchi la seguì per scendere di nuovo dalla collina su cui erano. Improvvisamente Kyuchi si accorse che la zia non c'era più. La zia era sparita e anche il paesaggio stava scomparendo. Improvvisamente si trovò in fianco al suo letto all'ospedale. Il letto in cui l'avevano posto dopo che i medici avevano constatato la sua morte, perché la famiglia lo vedesse e gli portasse omaggio. Vide quindi suo padre e sua madre mentre i dottori gli confermavano la sua morte. La mamma non ce la fece dal dolore e corse fuori. Allora Kyuchi in quel momento pensò la madre e improvvisamente si trovò in fianco alla madre, fuori dalla stanza dove era riposto il suo cadavere, il suo corpo, e quindi mentre la mamma chiamava le sorelle di Kyuchi per dirgli appunto che Kyuchi era morto. Improvvisamente pensò alle sorelle e si trovò in mezzo alle 2 sorelle e sentì l'intera conversazione che fecero le 2 sorelle. Quindi percepì che in questo mondo in cui era capitato non c'erano né lo spazio né il tempo, e quindi bastava il pensiero per potersi trasportare dove si desiderava. Quindi cercò di pensare al passato e pensò a un fatto che gli venne in mente, in cui ebbe un incidente con sua sorella.
e si ritrovò a vedere se stesso da piccolo con la sorella mentre giocavano in riva a un fiumiciattolo. Improvvisamente un masso che era sopra la collinetta che sovrastava questo fiumiciattolo si staccò. Allora lui provò a gridare, a urlare: Chiuci, Chiuci, attento! Chiuci, il bambino, ovviamente, sentì questo richiamo, alzò lo sguardo, vide la roccia e quindi spinse la sorella e a sua volta rotolò via. Per un soffio evitarono il masso che quindi non li ferì e non li schiacciò. Chiuci si era sempre chiesto nella sua infanzia chi fosse quel samaritano che l'aveva aiutato in quel frangente e in questo momento scopriva che il samaritano era stato se stesso. Quindi Chiuci decise di vedere qualcosa più in là, di andare a vedere il futuro e pensò al futuro. Quindi venne proiettato in un'immagine dove c'era se stesso più anziano che faceva una conferenza in un'università giapponese, ciò che poi è realmente avvenuto negli anni successivi. Kyuchi questo non avrebbe potuto saperlo in quanto in quel momento lì aveva 22 anni e lavorava nelle forze di autodifesa del Giappone, quindi per l'aeronautica militare. Quindi il suo pensare a fare conferenze sicuramente non esisteva. Quindi aveva visto veramente il futuro in quel momento? E qua lasciamo un punto di domanda. Vide però un'altra immagine anche del futuro, dove c'erano catastrofi, dove c'erano distruzioni, solo che queste immagini erano tutte accavallate e confuse. Questo forse, pensò Kyuchi, voleva dire che il futuro si può anche cambiare e lo si può anche riscrivere. A questo punto Kyuchi si sentì poi riproiettare dentro il proprio corpo, iniziò a sentire dolore, si riprese, vide i genitori e il suo capezzale, cercò di parlare ma risvenne perché il dolore era molto forte. Si riprese nuovamente sentendo qualcuno che gli porgeva dell'acqua di riso e lui disse che buona. La zia stupefatta iniziò a urlare, a chiamare i genitori, a chiamare i medici, ora sotto terapia e dopo 10 ore fu operato e quindi venne fatto un bypass e il suo problema venne risolto chirurgicamente, quindi dopo pochi giorni si riprese. Detto questo, lui sconvolto un po' da tutto quello che successe, iniziò a studiare, a ripassare quello che aveva già studiato per l'aeronautica, ma a studiare ancora maggiormente l'astrofisica e divenne un cacciatore di comete. Quindi il 16 marzo del 90 ha scoperto la cometa Chernis-Kyuchi-Nakamura. Il 16 luglio del 90 ha scoperto la cometa Tushika-Kyuchi. Il 7 gennaio 1991 ha riscoperto la cometa Metcalfe-Brewington che non si vedeva dal 1906. Il 27 settembre 1992 Kyuchi ha scoperto la cometa Swift-Tuttle. Ovviamente molte altre furono le sue scoperte ed è più per questo che è conosciuto in giro per il mondo. Gli successe di morire un'altra volta, questa volta un po' di anni dopo aver avuto ovviamente questa prima NDE, esattamente nel luglio 2007, quindi parecchi anni dopo, Kyuchi ha portato una squadra di specialisti, quindi si è recato con loro a Shanghai in Cina per visualizzare perfettamente un'eclisse solare. Lì ebbe una perforazione dello stomaco e quindi anche questa volta fu considerato morto durante l'operazione, però i medici provarono più volte finché lo rianimarono. Durante questa seconda morte Kyuchi si vide nuovamente fuori dal corpo e quindi decise di scoprire nuove cose come aveva scoperto la prima volta e con il pensiero si trasportò indietro nel tempo.
si trasportò in un tempio. In questo tempio e lui scrisse una parola, qua lui disse che utilizzò il corpo di un abate che c'era lì, di una persona che era lì presente, muovendogli la mano con un pezzo di carbone, scrisse su una colonna Tsuru, quindi l'iniziale del suo cognome, e che poi andò a vedere una volta che anche questa seconda volta fu salvato e quindi fu rianimato. La scritta sulla colonna fu appunto riscontrata da lui una volta che, tornato in vita, andò al santuario di Tosa, dove appunto l'aveva scritto, e lì c'era una leggenda che questa scritta fosse comparsa una notte all'improvviso e fosse un segnale divino. Quindi decise di scoprire alcune cose dell'umanità, tornò indietro di oltre 15.000 anni e per scoprire come era successo questo enorme diluvio di cui non solo per noi che abbiamo origine cattolica o cristiana, non solo si parla nei testi sacri cristiani, ma in molti testi anche storici di tutto il mondo si parla di questa grande inondazione. Scoprì che questa inondazione fu provocata da una cometa, la quale, avvicinandosi alla Terra, il ghiaccio che lei trasportava nella sua coda, che trasportava intorno alla cometa stessa, venne risucchiato dall'atmosfera e quindi cadde come pioggia, come acqua e come ghiaccio sulla Terra, alzando i mari di oltre 3.000 metri e quindi praticamente ricoprendo quasi completamente il globo terracqueo. E questo fu il motivo per cui ci fu tutta questa inondazione. Lui si spinge oltre e dice che poi questa cometa è diventata la nostra Luna, ma ovviamente molti astrofisici non sono d'accordo in quanto la Luna è molto più antica. Però per quello che riguarda l'inondazione pare che questo racconto possa essere anche verosimile, cioè che un fatto del genere possa accadere e quindi possa veramente creare un'enorme inondazione sulla Terra. A questo punto lui decise di saperne ancora di più. Pensò ancora indietro nel tempo e si portò al tempo dei dinosauri e vide che anche il tempo dei dinosauri, i dinosauri non vivevano da soli, ma c'erano degli esseri umani che addirittura cercavano di addomesticare, che utilizzavano alcuni dinosauri come noi utilizziamo oggi le bestie da soma. E secondo lui questi erano Atlantidei che poi, vista l'inondazione che sarebbe arrivata, cioè nel senso una volta visto che c'era questa cometa che si avvicinava alla Terra, abbandonarono la Terra. Si portò ancora più indietro fino alla creazione del mondo. Per gli studi che aveva fatto, la creazione del mondo era successa attraverso il Big Bang, quindi questa grande esplosione, e quindi poi l'universo si era creato allungandosi ed espandendosi. Invece vide che all'inizio non c'era niente, c'era solo un'enorme coscienza, un'enorme sapienza, un'enorme conoscenza, quella che noi possiamo chiamare e definire Dio. Questa enorme sapienza e conoscenza ebbe un pensiero, e da questo pensiero si iniziarono a creare e sviluppare gli atomi e poi tutto quello che è nato successivamente. Quindi si ritrovò di nuovo nel corpo con i dolori dell'operazione e anche questa volta Tsurushiko Kyuchi tornò alla vita e questa volta decise di prendere anche sul serio questa sua missione di divulgatore e girò il Giappone e anche le parti del mondo dove fu chiamato, e a tutt'oggi lo fa, divulgando questo messaggio, questa sua conoscenza e cercando di stimolare scienziati e studiosi per trovare la possibilità di muoversi nello spazio-tempo come si fa nel mondo spirituale. Ed eccoci qua che abbiamo terminato anche la storia di Kyuchi.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video perché questa è benzina e motore per i canali YouTube. Servono per farci conoscere, per diffondere i nostri video e quindi per darci la possibilità di creare, di portarvi nuovi video. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa NDE un po' anomala che si è spinta un po' oltre, se ne avete sentito parlare, se anche voi conoscete questa storia, questa esperienza, e comunque questa esperienza inizia a portarci in quelli che saranno i prossimi video, che parleremo di NDE, chiamiamole così, non occidentali, non cristiane, quindi non vicine al mondo cristiano, e quindi dimostrare che l'NDE non è un'illusione di chi ha una determinata fede, ma è un vero e proprio processo a cui tutti accedono una volta morti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno.